Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche e romantiche per il mese di agosto 2024. Abbiamo la carta del carro, amici del Sagittario. Quando c'è il carro si parla di movimento, si parla anche di viaggi, di decisioni che si andranno a prendere, di direzioni potenziali che si può dare ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti e non presenti sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Io parlerò della vostra energia e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento parlo dell'energia della vostra persona di interesse, qualsiasi sia il tipo di relazione, ufficiale, non ufficiale, eccetera. Tenete presente che in questo tipo di letture potreste sentire le energie invertite. Bene. Allora, partiamo con un 7 di bastoni, un re di spade, queste cadranno prima o poi. Ho come l'idea che ci sia un certo tipo di tensione, 10 di bastoni, perché il 7 di bastoni, ragazzi, è una carta che mi parla di autodifesa. Poi abbiamo il mago, l'8 di bastoni. Sì, ho come la sensazione che si tratti di dare una direzione. E il diavolo. Allora, ragazzi, partiamo da questo 7 di bastoni. Come vi dicevo, siete sulla difensiva, ho come l'idea che o sarà un periodo dove dovrete, diciamo, lavorare sul mantenere il focus, perché è come se ci fossero tante distrazioni, tante questioni da risolvere. 3 di spade e 10 di pentacoli. Potrebbero essere questioni legate alla famiglia o comunque legate ad un gruppo. Andiamo a vedere il re di spade. Fante di bastoni, fante di coppe e nuovamente il diavolo. Allora, questo re di spade mi suggerisce un certo tipo di rigidità mentale, possiamo anche dire, perché qui avete 2 volte il diavolo. Può esserci qualche questione legata alle regole, legata al dover fare qualcosa. È come se foste assorbiti dal mondo esterno in questo mese e avete bisogno con questo re di spade di dettare le regole, di creare nuove regole. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo la forza,
e un 7 di coppe. Ho come l'idea che si stia lavorando per migliorare quello che si ha. È per quello che c'è bisogno di mettere come delle nuove regole. È interessante perché qui abbiamo anche due personaggi. Adesso andiamo a vedere tutte le carte, poi eventualmente ritorno su questi due fanti. Andiamo a vedere il mago per piacere, il mondo e la regina di bastoni. Allora, il mago mi suggerisce che siete comunque in una posizione di vantaggio. Non so se state iniziando qualche cosa, se dovesse esserci un qualche tipo di trasferimento con il carro, piuttosto che di appunto viaggio o di scelta da dover effettuare, con la carta del mago, ragazzi, avete tutte le conoscenze, gli strumenti, tutto quello che vi serve per iniziare questo nuovo percorso. Anche la regina di bastoni mi dice che comunque avete le doti necessarie per riuscire, se fosse anche da soli in questa, come vi posso dire, situazione o relazione. Beh, iniziare da soli in una relazione è difficile, però è come se aveste bisogno di guidare in un certo senso. La gatta è d'accordo. Qui avendo il diavolo, ma poi giustamente ce l'ho anche qui, adesso poi lo andiamo a vedere, ma è come se ci fosse qualche cosa che vi obbliga. Sento dell'obbligo, sento come se ci fossero dei doveri da dover compiere, magari appunto legati alla famiglia, magari ci sono delle responsabilità di cui non riuscite a disfarvi, di cui dovete occuparvi, però vedo che avete tutte le carte in regola per farlo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo la regina di spade, un 5 di pentacoli, un 8 di bastoni nuovamente e un re di denari. Allora, la sensazione è che abbiate bisogno di migliorare la comunicazione. Perché è interessante perché qua avete il re di spade e qua avete la regina di spade a testa in giù. Probabilmente le regole sapete quali sono da seguire per riuscire ad ottenere il risultato che vi siete prefissati, però è come se faceste fatica a comunicarle. Mi viene da dire anche a farle rispettare agli altri. È interessante perché l'unica carta dritta qui è l'otto di bastoni, che avete anche qui. Quindi il tema qua è proprio la comunicazione, come comunicate? Da che punto di vista comunicate? Cioè queste regole arrivano perché veramente sono eque per entrambe le parti, per voi e gli altri, oppure sono regole che arrivano da un bisogno di sicurezza, da un bisogno di stabilità, da un bisogno X? Perché le regole che arrivano dal bisogno, ragazzi, sapete che sono sempre un po', come vi posso dire, volubili, perché se cambia il bisogno, poi a un certo punto cambia anche la regola. Va bene, andiamo a vedere questo diavolo. Ruote della fortuna e 8 di coppe. Voglio un'altra carta per questo 8 di coppe. Sei di coppe. Sentite, devo dire che questa ruota della fortuna mi fa proprio ben sperare, perché ho come l'idea che ad un certo punto questo mago vi aiuti a prendere consapevolezza del potere difensivo di gestione
di programmazione che voi effettivamente avete. Cioè si tratta secondo me di mettersi proprio a tavolino e di creare questo tipo di progetto, questo tipo di regolamento, questo tipo di chiarezza mentale di cui ci parla il Re di Spade, e vedrete che così facendo, io qui il diavolo lo sento come se fosse una carta di potere personale in realtà, quello che qui non avevate perché era girata testa in giù, dettando le regole attraverso però una comunicazione migliore, attraverso una cosa che mi viene forte è mi sento responsabile per, ok? Cioè il senso di colpa in questo caso, se vi capita di sentirvi in colpa per X cosa, provate a sostituire la parola colpa con la parola responsabilità. Quindi è colpa mia diventa è una mia responsabilità, ipotesi la felicità degli altri, soddisfare i bisogni degli altri e via dicendo. Io una cosa che mi dico quando mi chiedono, anche un po' quando non so come rispondere, come dire di no, però una cosa che dico spesso o che mi chiedo è di chi è il bisogno? Se il bisogno non è mio, non mi sento responsabile di soddisfare questo bisogno, sarà responsabilità dell'altra persona. Qui c'è un qualche tema inerente, le responsabilità e quello per cui ci si sente in dovere, ok? Che verrà elaborato. E qui si tratta proprio di mettere le regole. Allora, fin qui io ci arrivo, di qui in avanti no. Di qui in avanti non è compito mio. Di qui in avanti non riesco a gestirlo. Di qui in avanti non mi va, non ho voglia, non posso, non ho tempo, quello che è il motivo. Allora ragazzi, parliamo invece se siete in una relazione. Per chi è in una relazione, qualsiasi essa sia, qui ho come l'idea che dovrete parlare chiaro fondamentalmente su quello che voi volete, su come voi volete impostare o questo nuovo progetto o questa direzione, può essere un viaggio, una direzione da dare alla relazione, i nuovi punti d'arrivo. Vi dico, mi fa ben sperare questa ruota della fortuna e questo 6 di coppe, perché è come se le cose cambiassero e allora, da un lato si ritornasse all'amore romantico, mi viene da dire, però siccome non mi piace, insomma, troppo dramma o iperromanticismo, perché cerco di stare sempre con i piedi per terra, io qui ho come la sensazione che si arrivi a una sorta di pulizia a livello astratto dell'energia della relazione. Cioè è un po' come livelliamo il potere all'interno della relazione, come possiamo migliorare la relazione. Devo dire che c'è un tema qui, può essere sia di uno che dell'altro, che un po' vincola e sento che in questo caso potrebbe essere questo diavolo. Per qualcuno sono i figli, magari ci sono dei problemi logistici nell'affrontare un viaggio, nell'affrontare un progetto, uno spostamento a causa di qualche figlio, però tutto sommato i nonni, mi parlano di nonni. Ragazzi, potrebbe essere utile fare una scampagnata a casa dei nonni, soprattutto se nonni, zio, se avete dei parenti in campagna, potrebbe essere molto rilassante per tutti. Ho come quest'idea. Sento comunque un cambio di energia, nel mese di agosto, con questa ruota della fortuna. È come se riprendeste in mano il vostro potere personale, anche perché, ragazzi, avete il mago, tutte le conoscenze, tutti gli strumenti, tutte le attrezzature, tutto quello che serve, e avete anche la regina di bastoni, che è una di quelle figure che mi dice che in qualche modo, vuoi con le regole, vuoi con le parole, vi portate a casa il risultato che voi volete. Diciamo che l'altra persona, ragazzi, wow, potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Credo che l'altra persona vi dimostrerà che è presente, che si può lavorare insieme.
per questo progetto. Quello che vi ho detto anche prima, cercate di migliorare la comunicazione tra di voi e con voi stessi, cioè tra voi e l'altra persona e con voi stessi. Andiamo a vedere, ok, mangia cibi sani. Mangia solo cibi che siano buoni per te. Magari già lo fai abitualmente e in questo caso dovresti sentirti stupendamente per l'ottimo lavoro che stai facendo. La maggioranza della gente però sa che dovrebbe prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo: pratica un'alimentazione sana. Sapete ragazzi, quando si parla di alimentazione non si parla solo di alimentazione fisica, cibo. In questo caso sì, però l'alimentazione va vista su più livelli. C'è anche l'alimentazione mentale, le notizie che noi ascoltiamo, i pensieri che noi facciamo, le conversazioni che noi sosteniamo. C'è l'energia morale, emotiva, diciamo così, quindi le emozioni che noi viviamo o nelle quali noi vibriamo tutto il giorno, anche quelle alimentazioni. Mi nutro di arrabbiature tutto il giorno oppure mi coccolo, trovo il tempo per me stesso, mi rilasso, mi parlo bene. Tutto è alimentazione, la musica che ascoltiamo. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete anche condividere il video e iscrivervi. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera di presentazione. Diversamente, se volete, diciamo, andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale e nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica abbastanza insomma avanzata, però in forma veramente semplice, proprio perché sia accessibile a tutti. E anche lì in quei video sto comunque trattando il tema delle convinzioni limitanti. Comunque, se volete dare un'occhiata, i titoli dei video sono pubblici e li trovate nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!